Ciao a tutti, in questa puntata andremo a parlare dell'osteosarcoma nel cane e nel gatto, soprattutto nel cane. Ci soffermeremo soprattutto su questa razza, che è una di quelle razze che vengono più colpite da questo tumore osseo. Partiamo prima di iniziare nel ricordare che in questo canale trattiamo argomenti di medicina veterinaria del cane e del gatto, quindi se siete studenti e volete un attimo fare un ripasso troverete una serie di video su varie patologie. Se invece siete proprietari di cani e di gatti e volete capire un po' di più delle patologie che possono colpire il vostro cane, vi invito ad iscrivervi qua sotto. Per supportare il progetto vi ricordo sempre di mettere un mi piace al video. Partiamo subito con l'osteosarcoma. L'osteosarcoma è un tumore dell'osso, è un sarcoma, osteo è la zona che viene colpita, quindi l'osso, sarcoma è la tipologia ovviamente di tumore. Il sarcoma fondamentalmente è l'indicazione dei tumori mesenchimali che li differenziamo di solito dai carcinomi che invece sono tumori epiteliali. Poi abbiamo un'altra serie di tumori che sono i tumori a cellule rotonde di cui fanno parte per esempio i linfomi e i mastocitomi. Allora, l'osteosarcoma è un tumore che generalmente colpisce le metafisi delle ossa lunghe. Di solito noi studenti, quando studiamo, e poi anche quando siamo già laureati, quando siamo medici veterinari, ci ricordiamo quando ci insegnavano le zone più colpite dei cani dall'osteosarcoma e di solito si dice lontani dal gomito, vicini al ginocchio, ovvero di solito colpisce la parte prossimale dell'omero, la metafisi diciamo prossimale dell'omero, la metafisi distale del radio e generalmente vicini al ginocchio vuol dire la parte distale del femore e la parte prossimale della tibia. È molto frequente per esempio nell'alano a livello di radio e una razza di solito colpisce i cani di razza grande gigante, anziani, e una razza che invece può essere colpita molto frequentemente sono i levrieri e c'è anche uno studio che si è visto che ha una sua genetica, nel senso che i cani e i levrieri per esempio da corsa sono più frequentemente colpiti rispetto a quelli da mostra. È vero anche che può essere anche un tumore legato anche al fatto che come la maggior parte dei tumori ci possono essere anche delle concause, come per esempio nel caso degli animali atleti potrebbero verificarsi nell'arco della vita delle microfratture che possono ovviamente portare poi alla formazione di una neoplasia. Nel levriero, ripeto, si è visto invece, c'è uno studio che dimostra che c'è una correlazione genetica e di solito può essere colpita anche la parte prossimale del femore rispetto a, come abbiamo detto prima, vicini al ginocchio e lontani dal gomito. Generalmente è un tumore che può creare sia proliferazione ossea ma anche lisi ossea e reazione periostale. È molto spesso facilmente diagnosticabile a livello radiografico e generalmente la diagnosi si arriva o tramite citologia, ma se la citologia è inconcludente tramite biopsia ossea. Di solito cosa succede quando il nostro cane ha un osteosarcoma? Abbiamo fondamentalmente una zoppia che potrebbe anche rispondere inizialmente agli antidolorifici, agli antinfiammatori steroidei e questi potrebbe farci però attendere poi alla diagnosi. Quindi quando abbiamo un cane anziano che zoppica, che magari non ha, diciamo nella sua storia, problemi diciamo artrosici come per esempio displasia dell'anca, artrosi da displasia dell'anca, non è il caso di aspettare, soprattutto se è un alano, un rottweiler, un cane insomma di grossa taglia. Generalmente si esegue la radiografia e come ho detto all'esame radiografico è già abbastanza caratteristico l'osteosarcoma, poi ovviamente va confermato citologicamente ed eventualmente istologicamente perché di solito la terapia dell'osteosarcoma è l'amputazione dell'arto con chemioterapia adiuvante post-operatoria.
In generale, i tempi di sopravvivenza sono differenti solo con l'amputazione rispetto a amputazione e chemioterapia. Generalmente solo con l'amputazione si considera un 4-6 mesi di sopravvivenza, mentre invece con la chemioterapia anche 12-8 mesi, alcuni cani anche 2 anni. Generalmente l'osteosarcoma è un tumore che chiaramente è localmente invasivo, ma è anche metastatizzante a livello di torace, quindi prima di eseguire ovviamente un'amputazione è consigliabile chiaramente fare le radiografie del torace in 3 proiezioni, laterale destra, laterale sinistra, ventro dorsale, per verificare la presenza di metastasi, oppure eventualmente la TAC, che ovviamente ci permette di vedere metastasi ancora più piccole. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti.